E tu sei il capitano, no, della nazionale. Senti il peso della responsabilità di un ruolo comunque così importante? Sì, è una responsabilità perché comunque siamo in un paese piccolo. Buongiorno, oggi per la quarta puntata di Drive and Talk siamo in macchina con Amir. Con me. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Ami. Buongiorno. Ami, ho una domanda subito da farti perché io non lo sapevo. Io mi ricordavo che tu abitassi a Barcaturo, possibile? No, No, Licola? Monteruscello. Monteruscello. E non lo sapevo che ti eri spostato qua al centro. Come ti trovi? Sì, sono stato 3 anni là. Mm. Sono stato bene perché era un posto tranquillo, avete una villa, Quindi avevi anche spazio esterno. molto spazio esterno, una piscina. Ah. Invece qua è un appartamento, però mi piace perché c'è più movimento, senti il città. Sì, paradossalmente puoi scendere e ti trovi in mezzo alla gente, negozi. Devi fare sempre quella strada per venire in città, però diciamo che Monteruscello è in mezzo di città e E il centro sportivo. sì. Ok, da quanto sei in questa casa? Da giugno, luglio. Ok, cosa non deve, cioè non può mancare a casa tua? Cioè una cosa che ci deve stare per forza a casa tua. Acqua, Acqua, bevi tanto? 4-5 litri al giorno. E quindi non può mancare l'acqua. Invece come, non lo so, una cosa che ti piace fare a casa che non deve mancare, che ne so, mi viene da pensare alla PlayStation per dirti, ma magari non è quello. No, PlayStation. Forse Netflix, che guardo tutti i film. Quelli, ieri sono venuto 2 settimane che non sono stato qua da nazionale. Sì. Sono entrato a Netflix e ho detto, oh, non c'era niente nuovo. Erano tutti i film vecchi che ho visto. Hai finito Netflix tu? Sì. Nel tuo tempo libero che ti piace fare? Mi piace fare un giro in città, sono posti dove puoi visitare, posti storici. Perché mi piacciono i posti storici, posti vecchi. Sì, monumenti. Sì, monumenti. E invece la cucina, sai cucinare tu? No, Ma come? No, non sia mai. no. E che mangi a casa? Sono i miei, cucinano i miei. Quando sono da solo, pranzo normalmente la mangio al centro sportivo. E poi cena dipende. Se voglio uscire o se ordino qualcosa a casa. Dipende dal mood. Al centro sportivo cucina Paolino, il nostro chef. Odio numero 1. Numero uno. E qual è la cosa che ti piace di più che fa Paolo? Io già lo so, secondo me. Tu lo sai per me o per te? Lo so per me ma anche per te. No, perché dipende dal gusto. Pasta e patate. No? Dai, la pasta e patate di Paolino è incredibile. Sì, per te, vedi? Ognuno ha i suoi ognuno gusti ha il suo. diversi. Fa un risotto con zucchine. Quello mi piace. Quello è top, è vero. Sì, Molto buono. quello che fa lui. Tutte cose bene, buone. Sì, no, anche Buonissimo. salutari. Così, salutari. Paolo? Sì, salutiamo Paolo. Tante persone non ci pensano, ma in questo lavoro, nel vostro lavoro, si viaggia tantissimo, si viaggia di giorno, di notte, si torna dopo le partite, a volte si arriva a casa alle 4 del mattino. Come gestisci questo aspetto? È faticoso oppure ci si abitua? Comunque poi essendo sportivo, comunque c'è un fisico, una certa resistenza a certi... È veramente difficile. Tutti pensano che è facile. Forse era più facile prima, che erano meno partite, non so, anni prima. Tu le fai E se vai, noi dobbiamo fare la storia, andare una volta, la prima volta nella storia
il nostro nazionale, perché noi abbiamo iniziato a giocare qualificazioni, siamo accettati in FIFA UEFA dal 2016, Ok. quindi quel 2016 è la prima qualificazione che abbiamo fatto in mondiale. Abbiamo iniziato da lì, sono 8 anni che facciamo qualifiche ufficiali. E tu sei il capitano, no, della nazionale. Senti il peso della responsabilità di un ruolo comunque così importante, rappresentare in prima persona la tua nazionale? Sì, è una responsabilità, perché comunque siamo in un paese piccolo, siamo meno di 2 milioni di abitanti, però abbiamo giocatori con qualità e ci serve un po' di essere più compatti, avere un po' di esperienza internazionale, specialmente con il nazionale. Però penso che stiamo andando nella strada giusta, anche perché manca qualcosa. Speriamo in settembre iniziano i Nations League e provare lì a qualificarsi. Perché una volta, quando era Covid, 2021 mi sa, era Nations League e noi eravamo in semifinale di Nations League. Sì. Se vincevamo andavamo in finale, il vincitore andava in europei. Noi abbiamo giocato contro Macedonia, Quindi contro Elif. contro Elif, e io e Elif eravamo in ritiro, poi non so se ricordi, eravamo in ritiro, quindi io e lui non potevamo andare a giocare contro. Abbiamo perso quella partita, poi Macedonia è andata in europeo. Sì. Ed è stato quindi il momento dove quel sogno è stato più vicino. Molto vicino. Immagino anche, no, la gioia che avreste dato e che darete in futuro sicuramente a tutto il Kosovo, a tutto il popolo kosovaro. Se succede quella cosa saremo eroi di paese. Anche se ogni giorno siamo ambasciatori, un tipo di ambasciatore, perché alziamo il nostro nazione alto, no? Certo. Il nostro paese ogni giorno si sente giocatore kosovaro. Tu hai anche esordito in nazionale albanese prima che ci fosse che il Kosovo fosse accettato, no? Nelle liste. Sì, con la prima squadra sono stato sempre tutte le partite, però tutte le partite in panchina perché ero piccolo. Giocavano giocatori forti in quel tempo, giocatori veramente forti. Io avevo 21 anni, giocavo in Croazia. Sì. In quel tempo erano giocatori che non potevo giocare prima di loro, sicuramente, no, con quell'età. E poi ho fatto la storia perché sono qualificato in europeo 2016. Poi da quel momento, 2016, sono stato, non mi ha convocato Mr. De Biasi, Che era allenatore. CT, sì. E poi in quel momento lì si è accettato Kosovo di giocare qualificazioni già in settembre. Poi quando è un paese nuovo che entra in FIFA UEFA, tutti possono scegliere quello. Potevano scegliere anche Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, giocatori che hanno giocato qua, Berami, Certo. Gemaili, hanno giocato qua a Napoli. Loro potevano scegliere di venire a giocare per Kosovo, però sono rimasti in Svizzera. Ma la sua scelta. e per te è stata una scelta difficile oppure non hai avuto dubbi quando... Avevamo un dubbio con il procuratore, lui aveva un dubbio, infatti, non io. Lui aveva un dubbio perché non sapeva quanto saranno organizzati, no? Perché è un paese nuovo, è difficile costruire tanti stadi. Abbiamo uno che è di capitale, di Pristina. E dove sei nato tu? Sì. Quello hanno costruito. Però era troppe squadre giocavano lì, quindi il campo sta malissimo. Cattive condizioni. Malissimo, ora non gioca nessuno,
è sospeso come stadio, quindi stanno rinnovando di nuovo il campo. È difficile gestire perché ora forse più facili sono i campi sintetici, fatto. Più facile gestire però per i giocatori. Ecco che Difficile giocare in la campi senti sotto i sintetici. piedi la differenza. No. Per quello sono tanti infortuni là nel paese. Comunque noi non siamo un paese scandinavo, no? Certo. Che fa freddo e deve fare questi campi. Però è molto difficile gestire i campi con l'erba normale. La manutenzione, come no? Certo. Perché comunque c'è neve, in inverno c'è neve, c'è caldo, freddo, cambia di temperatura, no? D'estate com'è qua? Sì, caldo. Poi abbiamo vicino Albania, mare, Grecia, un paese in mezzo. Tu hai vissuto in tanti posti, perché hai vissuto a Pristina, detto bene? Poi sei stato in Irlanda quando eri piccolino, no? Quando c'era la guerra. Poi sei tornato in Kosovo. Sì. Poi là hai iniziato a giocare a 8 anni, mi ricordo che lo raccontassi in un'intervista, o ricordo male? Senti, ma tu ricordi tutto, Hai visto? E poi sei andato in Croazia da là? No, aspetta. Ho iniziato. Sono nato a Pristina, Sì. poi avevo 5 anni quando è iniziata la guerra, che io non mi ricordo niente, non so perché non ho pochi ricordi. Poi ricordi? A 5 anni Vabbè, forse sono stati bravi anche la tua famiglia, è stata brava anche la tua famiglia Non a abbiamo- isolarvi da notizie, da... non ho visto niente, la mia famiglia non ha visto niente perché troppo veloce siamo andati in Irlanda. Sì. Dell'Irlanda ti ricordi qualcosa? Qualcosa poco. Sapevo che stavo andando in scuola e solo quello. E lì hai dovuto imparare poi una nuova lingua. Ma no, 5 anni non c'era tempo. Non mi ricordo. Però mi ricordo che sono tornato, erano 6-7 mesi che siamo stati lì. Poi ho iniziato a giocare calcio a 8 anni, a 8 anni. Non volevo io. Mi piaceva di più a giocare con i miei amici. Quindi non in maniera agonistica, Sì. certo, come divertimento. E poi un giorno il papà mi prende così. 8 anni. Vieni ad andare in allenamento perché avevo un amico allenatore, in quel tempo allenatore di ragazzi giovani. E mi ha portato, non mi piaceva neanche lì quando sono andato. Però poi piano piano è diventato un'abitudine andare ogni giorno Certo. a allenarsi. E poi a 15 anni ho giocato con la prima squadra la prima volta. Scusami, 16 anni. È passato Frankie intanto. È Frankie. Ciao Frankie! 16 anni sono iniziato a giocare con la prima squadra in Serie B, diciamo. Poi 18 anni con la prima squadra in Serie A. Poi sono passato a 21 anni in Albania. No, scusa, 19 anni in Albania fino a 21. 2 anni. Poi in Croazia, ho spallato un anno. 3 anni in Zagabria. Sono vissuto in belli posti. Poi sei andato a Verona sei stato un anno e poi sei venuto da noi. Sì. Perché tuo padre a un certo punto te l'ha preso dal collo e ti ha detto... Perché non volevo. solo perché non volevi andare, non perché eri, che ne so, un monello che faceva casini, che faceva guai. No, sono sempre un ragazzo un ragazzo educato,
mi hanno educato molto bene, Sì. i parenti. Non ho fatto mai problemi. Tu devi essere felice che sto così, perché mattina non mi piace, no? Ok, e quante sveglie ti metti? Una e ti svegli oppure... Questo problema metto una, no, due metto, per assicurarsi. Però mi devo svegliare alla prima, no? Quando Sì. la sento perché mi addormento di nuovo. Le tue passioni? Quali sono le tue passioni? Allora, secondo me la moda è una cosa che ti appassiona molto, è giusto la mia idea? No, non tanto moda, dipende. Non tanto. In questa moda di oggi che troppo, secondo me. Troppo Quelle oltre. sfilate che vedi sono troppo, too much. Sì. Ora si portano no, questi pantaloni larghissimi con i carri armati ai piedi. Sì, no, dipende cosa ti piace. Ognuno ha il suo stile, mi piacciono le cose diverse. Dove si trova meglio, dove si sente meglio, perché anche quando ti vesti dentro di te ti senti, sai se ti senti bene in quel vestito o no. Certo. Quindi per ognuno cambia quello che sente dentro. No, infatti la moda non va giudicata, proprio per quello che dici. Se io mi vesto in una certa maniera è perché mi sento bene in quel modo e quindi Sono non... persone che escono sempre da tutto. Certo. Perché mi sento bene. Perché è comoda, che è la cosa principale. E poi è più facile vestirsi, no? Sì, è velocissimo. E Non devi stare lì a pensare che cosa ci metto sopra, no, tutto uguale sopra e sotto. Scarpa bianca, fatto. nera, O nera. perché non si sporca. Bravo, mi piace questa cosa. E invece i motori, le macchine ti piacciono? Tu sei stato pure in Formula 1, no? Ma non sono personali nelle macchine, però sì, Formula sì. Macchine diciamo private così, no, non tanto. Però come sport... Non li cambio tanto, sto facendo da 2-3 anni. Non li cambio tanto le macchine. Formula 1 sì, mi piace molto. Anche se ora non è tanto. Quest'anno speriamo che sarà più interessante perché... E le premesse sembrano buone. Sì, bellissimo. Ma ricordo male o il tuo pilota preferito è Hamilton? Allora io non so se è problema, non so una cosa, sono sempre con quello che è più debole. Ok. Quindi ho iniziato a guardare Formula 1 quando Hamilton era fortissimo. E aveva 7 anni consecutivi che vinceva Sì. il campionato. Quindi sono stato sempre con Verstappen perché era dietro di lui. Era quello che inseguiva Sì, Hamilton. è sempre così, sempre così. Ora che Quindi ora Leclerc. ora Verstappen che sta vincendo, ora non sto più con lui, sto con gli altri. Qual è il giocatore più forte secondo te che hai affrontato? Al di fuori della tua squadra in allenamento, parlo in partita. Sono tantissimo. Perché quando giochi in questo livello qua affronti tanti giocatori che sono bravissimi. Cioè, abbiamo giocato contro il Barcellona 16 anni e fa paura. Fa paura, sì. Ora è non è come prima, ora ti danno l'occasione a ognuno. Certo. Quelle squadre che hanno la scuola forte, scuola di calcio, fa uscire i giocatori e gli danno fiducia, li mettono in campo. Hanno fatto bene la scuola di calcio, poi sono talento. Ecco, secondo te In quel momento lì il talento li tiene loro, in questo momento il talento li tiene loro e li mette in prima squadra. Quindi anche da noi sono talenti, in Kosovo, specialmente in Kosovo dico, il paese, sono talenti, tu non credi a vedere. Però poi da 15 anni, 16 anni, quelli fa la differenza perché arrivano in un certo condizione fisico che arriva a il massimo perché poi il talento non basta più e serve mettere il lavoro, l'allenamento, le
esercizio. Scudetto. È stata una cosa unica, però non sappiamo cosa abbiamo fatto e quanto abbiamo fatto. Questo sapremo dopo un tempo, quando il tempo passerà. Penso dopo 10 anni, quando nessuno di noi giocherà più. E i tifosi ricorderanno sempre queste cose, sì, in futuro. Per ora non sappiamo ancora, neanche noi, neanche loro, cosa abbiamo fatto. E tu come l'hai vissuto? L'hai realizzato piano piano, che ce la stavamo facendo, oppure... Ma non ho pensato a questa cosa mai, perché il calcio è ogni giorno. Ogni giorno vai in centro sportivo, devi fare allenamento, migliorarsi, prepararsi per la prossima partita, che viene troppo veloce, no? Certo. Ogni volta hai 2 giorni, 3 giorni di recuperare e preparare la partita. Sì. Quindi finisce la partita oggi, devi pensare per la prossima. Il calcio è così, devi accettare le critiche, le cose che sentono, che pensano gli altri, puoi anche non accettare quello che dicono. E correggimi se sbaglio, non hai neanche il tempo né di goderti una vittoria, parlo di una partita, non di un campionato, né di goderti una vittoria né di stare troppo a pensare a una sconfitta, perché come finisce la partita già devi per forza pensare a quella successiva. Neanche un minuto, forse in quel fischio che fa alla fine l'arbitro, in quel momento Capisci cosa è successo? no, in quel momento sei felice che hai vinto, no? Sì. Poi per me dipende da un giocatore, Cioè, adesso, soggettivo. poi entri dentro e è finito là, per me. Poi devi preparare, perché sono abituato così. Ragazzi, Buongiorno. Ciao. Ciao. Stiamo facendo il video, eh? Cosa? Stiamo facendo il video. Ah! Ciao. Non te racconto. Ciao! Ciao. Fai una foto. Siamo arrivati, che fai ora? Ora che entri al centro sportivo. Ora c'ho la terapia. Quindi un po' di terapia. Poi fare mobilità un po', preparare per l'allenamento. Vediamo il mister cosa ci fa fare oggi. Colazione già fatta? O la fai qua? No, faccio qua. Fai qua. Con Paolo. Con Paolino. Paolino. Quindi colazione, un po' di terapia, mobilità e poi si va in campo. Poi preparare la prossima. Amir, grazie per averci accompagnato al centro sportivo. Ami, è stato un piacere. Grazie mille. Vi saluto ragazzi e forza Napoli. Ciao.